Ciao a tutti amici, 10 su 10, vietato sbagliare. Allora, oggi vi parlerò di una cosa un po' particolare. Allora, molti di voi avranno potuto vedere dove abitate o nella zona in cui siete, magari in periferia, siete fuori o magari siete in un posto sperduto. Molte volte ci sono dei droni che girano anche magari per spiare appunto la vostra vita privata, violare la vostra privacy o magari infastidirvi in qualche modo. A me è capitato spesso anche di averli, che girano intorno, purtroppo ci sono, stiamo parlando a livello amatoriale. Allora questi droni purtroppo, essendo amatoriali, potreste anche venire accusati nel caso che voleste cercare di abbatterli in qualche modo, perché se li abbattete non c'è una legge che difende comunque la violazione della privacy o altre cose, cioè nel senso ci sono molte cose giuridiche che vanno, poi sarà una cosa che spiegherò più avanti. Allora ci sono tre modi per abbattere questo tipo di drone. Allora, il primo è sono delle pallottole usate nei cucini da caccia che di buono hanno prima i pallini, classici pallini da caccia normali per tirare ai fagiani oppure agli altri cacciatori, che all'interno appunto hanno i pallini, e quello ti dà una possibilità di andare a avere un'ampia presa, e quindi è proprio come cacciare un vero e proprio uccello. Io mi auguro che quella sia la caccia del futuro, mi piacerebbe parecchio, così evitiamo di ammazzare gli animali, che è anche un bel divertimento, facciamo pagare anche la situazione. Comunque, al di là di quello, la cosa più incredibile è il fatto che comunque con quell'affare lì, con questo raggio di apertura di questa rosata che può creare un fucile, una pallottola, può colpire il drone a una distanza abbastanza modesta, quindi niente male, insomma. Dall'altra parte invece abbiamo un altro sistema che si chiama una specie di gabbia, dove tu spari una rete tipo Spider-Man, dove viene gettata questa specie di rete che imprigiona allo stesso momento questo drone, bloccandogli le eliche e facendolo cadere automaticamente, anche distruggendolo sul posto. Quindi stiamo parlando comunque di droni dal prezzo di 200, 300, anche 60-70 euro, che comunque hanno delle telecamere da 8 megapixel che possono comunque essere fastidiosi, perché possono comunque andare a spiare. Ora, finché lo usa l'amatore per andare a riprendere il po' e vedere i pesci siluro che viaggiano, oppure riprendere magari, non so, qualche cosa che si è disperso e non si trova, tanto di cappello, però per usarlo per andare a spiare la gente, questo non va assolutamente bene. Oppure c'è un sistema a impulsi magnetici che dà una specie di disorientamento, che dissuade, insomma, in poche parole, questo drone, facendolo andare in pappa, in confusione, da non capire più niente, quindi praticamente rimanere intontito, e quindi o cadere o far perdere il controllo a chi lo sta manipolando dall'altra parte col telecomando. Questi, stiamo parlando comunque di droni a livello amatoriale, non stiamo parlando di droni da guerra o droni importanti. Perché voglio dirvi questo? Perché adesso arriveremo anche ai droni da guerra. Droni da guerra che comunque sono famosi, sono conosciuti, e hanno però appena da poco scoperto una pallottola sempre efficace, questa qui è veramente efficace, che si chiama la Norma Adler, la calibro 12 antidrone. Questa qui è nuova, è uscita da poco. Anche Norma ha sviluppato un caricamento calibro 12 specifico per l'abbattimento di droni di piccole dimensioni, caricata con 34 grammi di pallini numero 6 in tungsteno, ha efficacia fino a 100 metri di distanza. Immaginatevi 100 metri di distanza colpire un obiettivo, è già potente. Si chiama Adler, acronimo di Antidrone Long Effective Range, ok? È il nuovo caricamento del calibro 12 realizzato da Norma per il mercato militare e law enforcement. Si tratta di una cartuccia sviluppata per l'abbattimento dei droni di tipo SUAS,
che poi vi spiegherò che cosa sono, comunque li potete vedere qui, vi ho messo una piccola foto. Small Unmanned Aerial System, fino alla distanza di 100 metri, pensate che roba. Il bossolo in plastica di colore rosso con fondello nichelato di 16 mm, la carica di 34 grammi di pallini in tungsteno di 6, da 6, 2,7 mm di diametro. Allora, qui è importante perché adesso vi spiego una cosa. Allora, è compatibile con tutti i fucili a canna liscia che abbiano superato la prova superiore a 1320 bar, ok? Anche se il distributore Beretta Defense Technology ne raccomanda l'impiego in particolare con il Benelli M4. L'M4 è già uno bello potente. Nello specifico, allestimento ai drone Guardian, la strozzatura massima impiegabile. Ecco, questo è quello che è stato appena creato, è l'Adler, e quindi è un calibro 12 antidrone. Questo qui è veramente efficace anche proprio contro i droni da guerra ed è stato creato da poco, quindi se hai un fucile comunque che abbia delle canna liscia chiaramente, e poi e hai questo tipo di pallotta, puoi tirare a un drone che sia appunto da guerra che possa prendere l'obiettivo. Per me oggi è tutto, io poi vi racconterò qualcosina sui droni, e su una storia sul drone, come sono nati, come sono, che io partirò magari da quelli che vedete nei supermercati, a quelli che sono venuti le prime volte, a quelli che invece li usano proprio anche per sparare, perché comunque ricordiamoci che ci sono dei droni che vengono usati anche dalla malavita, dalla malavita organizzata per sparare a dei malavitosi o magari ai regolamenti di conti, vengono usati, insomma, i droni sono una cosa un po' pericolosa, sta diventando pericolosa. Quindi tutto qui, quello che volevo dire, lasciate un like se vi è piaciuto il video, mettete un segui e alla prossima. Ciao a tutti.